vado a creare un nuovo prodotto, quindi prodotto, quindi let pro nuovo è uguale a che cosa? A tutte quante queste informazioni, quindi mi faccio un new prodotto a cui passo, guardate, tutti questi elementi che sono praticamente sincronizzati con quello che io ho a disposizione, no? Quindi il dis.codi, poi il dis.nome, il dis.descrizione, il dis.prezzo e il dis.number, quindi la quantità. La cosa importante sapere qual è? È che questo elemento non cambierà mai perché io ho un read-only lì sopra, ok? E mi servirà per effettuare la modifica direttamente all'interno del service. Quindi che cosa succede? Dentro al service che cosa andrò a fare? Quindi faccio un update. Cosa prenderà? Prenderà un var obj di tipologia prodotto e quindi a questo punto che cosa mi restituirà? Un booleano. Questo booleano che cosa farà? Beh, ragazzi, dovrò andare sempre a fare la stessa identica cosa per ricercare il codice di riferimento. Guardate. Quindi scansiono tutta quanta la struttura, quindi mi prendo l'elenco negozio come local storage, mi faccio il parse, mi faccio la scansione tramite l'entries, vado a cercarlo tramite il codice, ma il codice io ce l'ho come, guardate, var obj.codice, che è l'unico elemento, guardate, unico elemento che non devo modificare. Bene, se l'ho trovato, guardate che cosa faccio. All'item.nome gli metto var obj.nome. All'item.descrizione gli metto var obj.descrizione. All'item.prezzo vado a mettere var obj.prezzo. All'item.quantità vado a mettere var obj.quantità. E questa è la situazione. A questo punto, se tutto va a buon fine, fate il return true, altrimenti, come abbiamo visto nelle situazioni precedenti, fate il return false. Ok? E qui sono pronto. Vado adesso, ritorno sul prodotto modifica component. Che cosa farò? Se ovviamente il service.update a cui passo il prodotto nuovo, ok, va a buon fine, faccio un alert, tutto ok, quindi facciamo così, siamo compatibili, operazione effettuata con successo. E che cosa faccio? Adesso sappiamo come si fa un redirect, mi serve un router da iniettare, ok, quindi vado in private router di tipologia router, ok, ragazzi, vado a capo così non perdiamo i dettagli, guardate. Quindi che cosa faccio? Un router this.router ci ho messo 2 O, ok, punto. Ok, navigate by URL, vado ad andare su prodotto / lista. Ok, e sono pronto. Altrimenti, ovviamente, vado ad effettuare un alert errore di modifica. Ok? A questo punto sono pronto fondamentalmente per effettuare la mia operazione. Vado qui sopra, vado a mettere prova di, quindi grasso per meccanismi, ok, viscidissimo, ok, prezzo gli metto 8 e quantità gliene metto 74, vado in modifica, operazione effettuata con successo ed eccolo qui. Attenzione, lui non ha effettuato la mia operazione. Per quale motivo? Perché? Perché ci siamo dimenticati di salvare ovviamente il nuovo local storage. La true non va tanto a buon fine perché eccola qui, eccolo qui la nostra dimenticanza, perché dobbiamo salvare effettivamente la nuova modifica. Ritorno qui, grasso per
meccanismi, vado a mettere vicinissimo, vado a mettere 850 prodotti, 50 euro, e la quantità ce n'ho soltanto 7, vado in ok ed eccolo qui. Questo è il mio elemento modificato. Vite a stella, vado a modificare un solo elemento, vado in modifica, guardate qui, praticamente ho modificato soltanto questo elemento. Se io vado qui sopra, ok, quindi vado su una qualsiasi tipologia di elemento e provo a violare quella che è il codice che si trova qui dentro togliendo il read only, vedete, io voglio modificare il prodotto 5, guardate, vado su modifica, errore nella modifica, perché questo elemento mi serve per identificare quello che è il mio prodotto. Capite qual è l'idea? Benissimo, a questo punto che cosa succede? Voi potrete dirmi sì, ma posso modificare comunque questo che sta qui sotto, ma a quel punto mi trovo in un pannello di amministrazione, sono già abilitato ad effettuare queste operazioni di modifica, quindi a livello di sicurezza diciamo che stiamo bene. E quindi qui abbiamo completato anche la tipologia di elemento che si porta dietro la modifica e quindi il nostro piccolo software gestionale è completo.